E beh, l'Italia logicamente sì che era stata sconfitta. The unforgettable sight of a war fleet steaming in to surrender itself. L'Italia per forza aveva perso la guerra, The Italian battle fleet is now anchored under the guns of Malta. solamente che noi non l'abbiamo accettato, eh? Non di perderla almeno in quella maniera, solo per quello. Ma l'8 settembre io ero in licenza, siccome io ero alla scuola militare a Milano, l'estate noi dopo il campo estivo che è finito alla fine di luglio andavamo in licenza fino all'inizio del nuovo anno, che era in ottobre, quindi l'8 settembre ero in licenza e mi trovavo non a Milano ma fuori, e quindi ho saputo normalmente come tutti gli italiani. L'8 settembre bisogna sapere che qualsiasi, diciamo, fare pubblico, diciamo, anche le carceri, i carcerieri, i secondini, chiamiamoli, non so, agenti penitenziari, hanno abbandonato tutto, hanno aperto le carceri, quindi tutti i detenuti d'Italia sono usciti. E tutti gli altri, come si chiama, le caserme abbandonate, tutto quello che era dello Stato è stato abbandonato completamente, quindi alla mercé di chi pigliava. Io ho visto assaltare un consorzio agrario, abbandonato anche quello, da chi doveva, diciamo, sono stati impiegati, io non lo so, il consorzio agrario, e la popolazione scaraventarsi dentro e portare via tutto, qualsiasi cosa. C'era un sacco, non sapevano neanche cosa c'era dentro, pigliavano e portavano via. Insomma, in 448 hanno portato le cavallette. L'8 settembre è stato come si chiama, l'apoteosi delle cavallette. Hanno raso al suolo tutto, caserme, tutto quello che c'era asportabile. Ne ho visto a Milano quando ci sono tornato nel dicembre del 1943, la scuola in Corso Italia, dove era la scuola militare. Ero militare nell'esercito della Repubblica, ero stato mandato lì di servizio alla caserma che c'è in Corso Italia. Sono entrato dentro, non esisteva, neanche gli stipiti delle porte esistevano. Tubature, servizi, tutto, porte, finestre. Non hanno portato via i muri perché non si poteva, ma se no avevano portato via tutto, e quello è successo, sarà successo in tutte le caserme. Io in quel periodo la scuola militare di Milano era stata trasferita a Cremona, quindi tutto il mio corredo eccetera era una caserma a Cremona, no? Anche lì c'è rimasto più niente. Dal rientro dall'addestramento in Germania, tra fronte occidentale e Garfagnana, sono sempre stato al fronte. Ottobre-novembre del 44. Sesta batteria del gruppo Bergamo, che era situata nella piana di Riana, sulla riva sinistra del fiume Serchio. Era costeggiata dalla ferrovia Aulla-Lucca, no? E quindi noi avevamo proprio a fianco della linea pezzi una linea ferroviaria e dietro di noi una galleria che si serviva da deposito munizioni. Come dicevo prima, avevamo la ricognizione aerea, quelle cicogne che vanno molto lente, che ci passavano da sinistra a destra, da destra a sinistra al fronte quasi tutti i giorni. Quindi noi non potevamo né farci vedere né spostare oggetti che avrebbero richiamato l'attenzione della ricognizione, perché loro fotografavano tutto, no? Infatti noi avevamo trovato un carrello lungo la ferrovia, un carrello messo a lato della ferrovia,
che ci serviva per portare le munizioni alla linea pezzi da questa galleria che avevamo di dietro. E quel carrello lì, una volta utilizzato, lo rimettevamo sempre nella stessa posizione, come era, insomma come l'avevamo trovato, in modo che la fotografia aerea potesse riprenderlo sempre nella stessa posizione e non sembrasse, insomma, che venisse usato da qualcheduno. Ci sono delle bellissime fotografie riprese da, non so, forse un giornalista che era venuto lì, e poi sono state ritrovate a guerra finita queste fotografie della nostra linea pezzi. I pezzi erano tutti su una linea quasi. Noi arrivando in Garfagnana avevamo preso una posizione di una batteria tedesca, che molto probabilmente forse era stata individuata, nessun test di cavolo non ci aveva detto niente. Quindi i primi tiri che abbiamo fatto subito contro batteria e ci abbiamo perso il fuoco, che hanno ammazzato il fuoco. E quindi, vista quando una batteria è individuata è come se fosse morta, bisogna cambiare, no? Il nostro comandante era un artigliere in gamba, aveva fatto l'Africa, la Grecia, veniva dalla Giulia, quindi aveva un po' di esperienza, e è andato in avanti, ha trovato una bellissima posizione, molto avanti rispetto a quella che abbandonavamo, a 900 metri in linea d'aria dalla prima linea. E lui diceva, siccome noi e gli americani abbiamo studiato grosso modo sugli stessi testi, no? Non gli verrà mai in mente che una batteria sia così vicina alla prima linea. Quindi, e infatti noi siamo stati lì 6 mesi, a parte il fatto che era mimetizzata benissimo. Il primo pezzo, in una notte, c'era una casa dove attualmente c'è un'azienda, un agriturismo, che ci hanno fatto davanti anche la piscina, davanti, a fianco, come ho detto, della ferrovia, quindi molto, molto facile per portare le munizioni e tutto il resto, tramite il carrello di cui parlavo prima. Davanti a questa casa c'era un pagliaio di quelli conici, classico pagliaio. In una notte è stato smantellato, è stata costruita una postazione, una piazzola per il pezzo, fornendoci di puttrelle, quelle della ferrovia, che sono di un legno bello robusto, quindi poi è stato ricostruito completamente questo pagliaio come era prima, questo sempre per non farsi individuare dalla ricognizione aerea, no? Il pagliaio c'era e ci doveva essere, non poteva un giorno sparire e poi ricomparire, no? Davanti c'era un portellone sempre di paglia, quindi quando bisognava sparare, il portellone veniva battuto, si sparava, poi si richiuso, no? Veniva richiuso il portellone. Il secondo pezzo, che era leggermente arretrato, un po' più sulla sinistra, c'era un terrapieno, è stato scavato sto terrapieno in modo da costruire, da mettere la piazzola, coperto sempre con delle puttrelle, poi rimesso completamente il terreno com'era, un muretto che era stato smantellato con un compensato o qualcosa del genere, è stato ridipinto in modo che facesse da muretto, e anche lì tirando giù questo compensato si sparava, poi si ritornava in posizione regolare. Il terzo e il quarto invece erano in pagliai di quelli a casetta, anche lì erano dentro nel pagliaio, quindi proprio invisibili. Questi pagliai erano vicini a una costruzione in muratura, piccola costruzione, quindi anche i serventi al pezzo avevano il loro posto dove stare. Quelli del primo pezzo erano stati molto fortunati perché dove dormivano c'avevano delle grosse botti di vino, delle botti di quelle da 250 litri per tenere il vino. E
quindi insomma era comodo anche per i serventi. Il 17 di gennaio, dopo l'attacco che avevamo fatto a Natale, fui mandato a dare il cambio alla nostra pattuglia in un casolare, una casa colonica, dove avevamo piazzato un osservatorio avanzato, in modo che da poter vedere sotto di noi. C'era la strada che passava da Castelvecchio Pascoli, che veniva giù da Barga, che dall'osservatorio normale non si poteva vedere. Questa casa era molto, molto dentro nelle linee americane, quindi bisognava andarci di notte e ritornare indietro logicamente di notte, e di giorno non farsi vedere per niente, ecco. Bisognava stare tranquilli, guardare da persiane chiuse, cercare di fare l'osservazione senza aprire persiane, aprire finestre, farci vedere, insomma. La sera del 17 siamo usciti con una pattuglia e ci siamo incamminati lungo una mulattiera che andava verso est, fino a trovare un casolare, una casa colonica, e dentro c'era un gruppo di civili che passavano la notte lì. Era gente che non era sfollata, insomma, lì sembrava molto, molto tranquilli, quindi. E da questi civili siamo venuti a sapere che nel pomeriggio era passato un grosso pattuglione dai 60 ai 100 soldati americani. Siamo rientrati in questa casa colonica che fungeva da osservatorio, e la mattina all'alba eravamo insieme a una pattuglia tedesca. Noi eravamo 3 d'artiglieria della 6ª batteria del gruppo Bergamo, insieme a una pattuglia di granatieri, mi sembra del 185° battaglione, non so di che reggimento, di granatieri tedeschi. Sentiamo un tedesco urlare "Amerikaner", e nel contempo partire una raffica di MG